Risolviamo 10 integrali con la tecnica di integrazione di Feynman, una tecnica molto potente che raramente viene insegnata. Vediamo di capire come funziona la tecnica di Feynman risolvendo questi 10 integrali. Nella descrizione troverete il link per andare ad ognuno di questi integrali direttamente all'interno del video. Cominciamo con il primo integrale. Vogliamo calcolare l'integrale i, che è l'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro coseno di 2x in dx. Per farlo ci serviamo della funzione f di b, che è l'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro coseno di bx in dx. È evidente che f di 2 è uguale all'integrale i che vogliamo calcolare. La funzione f è una funzione nella sola variabile b. La funzione all'interno dell'integrale è una funzione in due variabili, x e b. Per prima cosa deriviamo la funzione f rispetto alla variabile b. Il simbolo di derivazione lo porto all'interno del simbolo di integrale, diventa la derivata parziale rispetto a b applicata alla funzione all'interno dell'integrale. Eseguiamo la derivata parziale. Rispetto alla variabile b, e elevato a meno x quadro è una costante, quindi deriviamo il coseno di bx e otteniamo meno seno di bx per x. La funzione che abbiamo adesso all'interno del simbolo di integrazione è una funzione che possiamo facilmente integrare per parti. Per svolgere l'integrale identifichiamo le funzioni f di x e g' di x come seno di bx e meno x è elevato a meno x quadro. In questo modo f' di x sarà b volte coseno di bx e g di x sarà un mezzo e elevato a meno x quadro. Svolgendo l'integrale otteniamo questa espressione, la cui prima parte valutata fra 0 e più infinito è nulla. Infatti, a più infinito il termine elevato a meno x quadro domina e manda la quantità 0. A 0 il seno di bx è 0. Quindi otteniamo questa espressione dove l'integrale è la funzione f di b per come l'avevamo definita. Quindi alla fine otteniamo che la derivata rispetto a b di f di b è uguale a meno b mezzi per f di b. Questa è un'equazione differenziale a variabili separabili che possiamo risolvere. Risolviamo quindi l'equazione differenziale. Separiamo le variabili, integriamo tra 0 e b e quindi farà f di 0 ed f di b. Risolvendo l'integrale otteniamo che f di b è uguale a f di 0 per e elevato a meno un quarto b quadro. Non ci resta che valutare quanto vale f di 0. Andiamo a sostituire 0 nell'espressione di f di b, per cui f di 0 risulta l'integrale tra 0 e più infinito di elevato a meno x quadro in dx. Questo è un integrale conosciuto, perché è l'integrale di una gaussiana. Sappiamo che fa radice di π diviso 2. Per cui f di b è uguale a radice di π diviso 2 per e elevato a meno un quarto b quadro. Ecco che siamo giunti alla fine, perché ci basta calcolare f di 2, che è uguale alla radice di π fratto 2 per e elevato a meno 1, per ottenere il valore dell'integrale che stavamo cercando. Da notare che in realtà abbiamo valutato i valori di tutti gli integrali f di b per qualunque valore di b. Vogliamo adesso valutare l'integrale tra 0 e 1 di x quadro meno 1 fratto logaritmo naturale di x in dx. Per farlo ci serviamo della funzione f di b, che è l'integrale tra 0 e 1 di x elevato a b meno 1 fratto logaritmo naturale di x in dx. Come vedete f di 2 è l'integrale i che vogliamo calcolare e in particolare ci servirà dopo f di 0 vale 0. Per prima cosa deriviamo la funzione f di b rispetto a b. Il simbolo di derivata totale rispetto a b passa all'interno dell'integrale, diventa la derivata parziale rispetto a b della funzione integranda. Risolviamo la derivata parziale e otteniamo x elevato a b logaritmo naturale di x fratto logaritmo naturale di x. Ricordiamoci che quando eseguiamo la derivata parziale rispetto a b è l'incognita rispetto alla quale deriviamo, tutto il resto viene trattato come una costante.
Semplifichiamo il logaritmo naturale ed ecco che otteniamo l'espressione di f' di b come l'integrale tra 0 e 1 di x elevato a b in dx. Questo è un integrale che sappiamo risolvere con facilità. In un paio di passaggi risolviamo l'integrale e otteniamo che f' di b è uguale a 1 fratto b più 1. Alla fine, qui si vede bene la potenza di questa tecnica di integrazione, perché passando dalla funzione f di b, io passo da un integrale che non so risolvere ad un integrale che so risolvere, perché ho derivato la funzione f rispetto alla variabile b. Integriamo adesso entrambi i lati dell'equazione tra 0 e b. Otteniamo che f di b meno f di 0 sarà uguale al logaritmo naturale del valore assoluto di b più 1 valutato tra 0 e b. E quindi f di b meno f di 0 sarà il logaritmo naturale del valore assoluto di b più 1. F di 0 avevamo già detto che vale 0, per cui f di b sarà il logaritmo naturale di b più 1. F di 2, cioè l'integrale che vogliamo valutare, sarà uguale al logaritmo naturale di 3. Ed ecco il risultato. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 più infinito di x quadro per elevato a meno x in dx con la tecnica di Feynman, che è l'integrale tra 0 più infinito di e elevato a meno bx in dx. Ovviamente per b maggiore di 0, altrimenti l'integrale diverge. Deriviamo la funzione f di b. Il simbolo di derivata totale rispetto a b passa dentro l'integrale, diventa derivata parziale rispetto a b, eseguiamo la derivata parziale e otteniamo che f' di b è l'integrale tra 0 e più infinito di meno x elevato a meno bx. Deriviamo nuovamente la funzione f di b. Con la stessa identica tecnica, la derivata totale entra nell'integrale e diventa derivata parziale ed f secondo di b risulta essere l'integrale tra 0 e più infinito di x quadro elevato a meno bx in dx. Notiamo che f secondo valutata in 1 è l'integrale i che volevamo calcolare. Torniamo adesso alla nostra funzione f di b, perché questa è un integrale che sappiamo calcolare. Troviamo la primitiva, svolgiamo il calcolo ed otteniamo che f di b è uguale a 1 su b. Calcoliamoci adesso la derivata prima di f di b, che è meno 1 su b quadro, e successivamente la derivata seconda di f di b, cioè 2 su b cubo. L'integrale che volevamo calcolare era f secondo valutato in 1, cioè 2. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 e più infinito di sen x su x in dx, altrimenti noto come l'integrale di Dirichlet. Per farlo utilizziamo la funzione f di b, che è l'integrale tra 0 e più infinito di sen x su x per e elevato a meno bx in dx. Ovviamente b deve essere maggiore o uguale a 0, altrimenti l'integrale diverge. La funzione f valutata per b uguale a 0 è proprio l'integrale che vogliamo calcolare. Deriviamo adesso la funzione f di b. Il simbolo di derivata totale lo possiamo portare all'interno del simbolo di integrale, diventa la derivata parziale rispetto a b, quindi ciò che è una costante non ci interessa. Calcoliamo la derivata parziale, semplifichiamo il termine in x e otteniamo che f' di b è uguale a meno l'integrale fra 0 e più infinito di sen x per elevato a meno bx in dx. Adesso chiamiamo a questo integrale e lo risolviamo per parti. Scegliamo le funzioni f' di x come seno di x e g di x come e elevato a meno bx, per cui f di x sarà meno cos x e g' di x sarà meno b per elevato a meno bx. Svolgiamo l'integrale per parti, abbiamo la quantità coseno di x per e elevato a meno bx valutata tra 0 e più infinito, meno l'integrale tra 0 e più infinito di meno b coseno di x elevato a meno bx in dx. Il primo termine valutato tra più infinito e 0 dà meno 1. Poi abbiamo meno per meno che dà più e rimane l'integrale tra 0 e più infinito di b coseno di x elevato a meno bx.
Questo secondo integrale nuovamente lo integriamo per parti. Otteniamo questa espressione, valutiamo il primo termine che fa 0 e rimane un secondo integrale tra 0 più infinito di b quadro seno di x per elevata a meno bx in dx. A parte il termine costante b quadro, questo integrale è esattamente l'integrale a che volevamo valutare. Quindi possiamo scrivere che a è uguale a meno 1 meno b quadro a, e quindi per finire a uguale a meno 1 su b quadro più 1. adesso che abbiamo l'espressione della derivata di f di b, possiamo integrare tra 0 e più infinito. L'integrale tra 0 e più infinito di meno 1 fratto b quadro più 1 darà meno arcotangente di b valutato tra 0 e più infinito, e questo vale meno π mezzi, mentre a sinistra dell'uguale avremo che l'integrale tra 0 e più infinito di f' di b in db darà il limite per b che tende a infinito di f di b meno f di 0. Con b che va più infinito, f di b va a 0, mentre f di 0 è l'integrale i che stiamo cercando. Quindi scriviamo che meno i è uguale a meno π mezzi, il che significa che i è uguale a π mezzi. Ecco che abbiamo risolto l'integrale. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 e più infinito di sen quadro di x fratto x quadro in dx. Per farlo ci serviamo della funzione f di b, che è l'integrale tra 0 e più infinito di sen quadro di bx fratto x quadro in dx. Ovviamente l'integrale i sarà uguale ad f di 1. Deriviamo la funzione f di b. Il simbolo di derivata passa all'interno dell'integrale e diventa la derivata parziale. Svolgiamo la derivata parziale rispetto a b e otteniamo l'integrale tra 0 più infinito di 2x seno di bx coseno di bx su x quadro. Posso semplificare una x e riscrivere il numeratore come seno di 2bx. A questo punto è utile fare un cambio di variabili di integrazione e integrare rispetto a 2bx. Gli estremi di integrazione in questo caso non cambiano e questo è un integrale che conosciamo perché è l'integrale tra 0 e più infinito di seno di t fratto t in dt, l'integrale di Dirichlet, che sappiamo valere π mezzi. Adesso che sappiamo che la derivata di f di b vale π mezzi, vuol dire che f di b vale π mezzi b più c. Dal momento che f di 0 vale 0, questo implica che la costante di integrazione c deve valere 0 e quindi f di b è uguale a π mezzi b. Ecco che abbiamo risolto l'integrale perché l'integrale era f di 1 che vale π mezzi. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 più infinito di seno al cubo di x su x cubo in dx. Per farlo ci serviamo della funzione f di b, che è l'integrale tra 0 più infinito di seno al cubo di bx fratto x cubo in dx. Ovviamente f di 1 è proprio l'integrale di partenza che vogliamo valutare. Deriviamo la funzione f di b. Il simbolo di derivazione passa dentro l'integrale e diventa derivata parziale. Risolviamo la derivata parziale e otteniamo che f' di b è uguale all'integrale tra 0 più infinito di 3 volte sen quadro di bx coseno di bx per x fratto x cubo in dx. Semplifichiamo una x e trasformiamo il sen quadro di bx come 1 meno cos quadro di bx. Moltiplichiamo e andiamo a lavorare sul coseno al cubo di bx. Scrivendo il coseno al cubo come coseno per coseno quadro e trasformando il coseno quadro con le formule di bisezione, abbiamo che coseno al cubo di bx è uguale a un mezzo coseno di bx più un mezzo coseno di bx coseno di 2bx. Usiamo le formule di Werner e il prodotto dei due coseni diventa un mezzo coseno di bx più coseno di 3bx. Abbiamo quindi alla fine che coseno al cubo di bx è uguale a 3 quarti coseno di bx più un quarto coseno di 3bx. Inseriamo questo risultato dentro l'integrale. Uniamo i termini simili e alla fine otteniamo
che f' di b è uguale a 3 quarti per l'integrale tra 0 e più infinito di coseno di bx meno coseno di 3bx fratto il quadro in dx. Per proseguire col nostro calcolo, dobbiamo adesso nuovamente derivare la funzione rispetto a b. Il meccanismo è esattamente uguale a prima. Il simbolo di derivazione entra all'interno dell'integrale e diventa una derivata parziale. E ora risolviamo la derivata parziale. Semplifichiamo una x e la funzione che otteniamo la dividiamo in due integrali, per cui alla fine otteniamo che f secondo di b è uguale a 3 quarti, che moltiplica l'integrale tra 0 e più infinito di meno seno di bx su x in dx, più 3 volte l'integrale tra 0 e più infinito di seno di 3bx su x in dx. Togliamo le parentesi e guardiamo i due integrali che otteniamo. Nel primo integrale è sufficiente fare un cambio di variabile per ottenere l'integrale di Dirichlet. Nel secondo integrale il cambio di variabile è differente, ma di nuovo otteniamo l'integrale di Dirichlet. Sappiamo quindi che la nostra funzione f secondo di b sarà uguale a meno 3 quarti per π greca mezzi, il risultato dell'integrale di Dirichlet, più 9 quarti per π greca mezzi, in tutto 3 quarti π greco. Adesso che abbiamo la derivata seconda di f, integriamo due volte e ci viene 3 ottavi π greco per b quadro più c1 per b più c2. Dobbiamo valutare le costanti c1 e c2. Sappiamo che la derivata della funzione f valutata in 0 vale 0 e questo impone che c1 sia 0 e che la funzione f valutata in 0 da 0 e questo impone che c2 sia 0. Quindi f di b è uguale a 3 ottavi π greco per b quadro. L'integrale che volevamo valutare è f di 1, cioè 3 ottavi π greco. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 e 1 del seno del logaritmo di x fratto il logaritmo di x in dx. Per farlo ci serviamo dei numeri complessi. Sappiamo che il seno di un numero complesso z è uguale a e elevato a iz meno e elevato a meno iz, il tutto fratto 2 volte i. Il seno del logaritmo naturale di x sarà e elevato a i logaritmo naturale di x meno e elevato a meno i logaritmo naturale di x fratto 2i. Questo è comodo perché l'integrale diventa l'integrale tra 0 e 1 di x elevato a i meno x alla meno i fratto 2i logaritmo naturale di x in dx. Scegliamo la funzione f di b come l'integrale tra 0 e 1 di x elevato a b meno x elevato a i fratto 2i logaritmo naturale di x in dx. Quindi l'integrale che vogliamo valutare è f di 1. Deriviamo la funzione f di b. Il simbolo di derivata totale passa all'interno del simbolo di integrale e diventa derivata parziale rispetto a b. Svolgiamo la derivata parziale, semplifichiamo il logaritmo naturale di x e quello che otteniamo è f' di b uguale all'integrale tra 0 e 1 di x elevato a b fratto 2 in dx. Possiamo quindi risolvere questo integrale. f' di b sarà uguale a un mezzo per 1 fratto b più 1 x alla b più 1 valutato tra 0 e 1. Svolgiamo tutti i calcoli ed ecco che otteniamo che f' di b è uguale a un mezzo per 1 fratto b più 1. La funzione f di b può essere trovata svolgendo l'integrale di f' di b in db. L'integrale è facilmente risolvibile e dà 1 fratto 2i logaritmo naturale di b più 1 più c. Sappiamo che f di meno 1 vale 0 e quindi 1 su 2i per logaritmo naturale di 1 meno i più c vale 0, il che significa che c vale meno 1 fratto 2i logaritmo naturale di 1 meno i. La funzione f di b è quindi uguale a 1 su 2i per il logaritmo naturale di 1 più bi fratto 1 meno i. Ecco che possiamo quindi valutare l'integrale i come f di 1, che vale 1 su 2i logaritmo naturale di 1 più i fratto 1 meno i. Ovviamente l'integrale i
è un numero reale, non è certo un numero complesso, quindi l'espressione che abbiamo ottenuto deve essere un numero reale. Svolgiamo i calcoli e verifichiamolo. Moltiplichiamo la frazione dentro il logaritmo per 1 più i a numeratore e a denominatore. L'integrale che vogliamo valutare è quindi 1 su 2i logaritmo naturale di i. Scriviamo i come e elevato a i pi greco fratto 2. Quindi l'integrale che vogliamo valutare è 1 su 2i per i per pi greco fratto 2, cioè pi greco a quarti. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro seno di x quadro fratto x quadro in dx. Per farlo ci serviamo della funzione f di b, che è l'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro seno di bx quadro fratto x quadro in dx. In questo modo l'integrale che vogliamo valutare è f di 1. Teniamo anche presente che f di 0 vale 0. Deriviamo la funzione f di b. Il simbolo di derivata totale passa dentro il simbolo di integrale e diventa derivata parziale rispetto a b, e risolviamo adesso la derivata parziale. E elevato a meno x quadro e l'x quadro denominatore sono costanti, quindi la derivata del seno da coseno di bx quadro per la derivata dell'argomento, che è x quadro. Semplifichiamo x quadro e abbiamo che f' di b è uguale all'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro coseno di bx quadro in dx. Lavorando in campo complesso, sappiamo che e elevato a i bx quadro è uguale a coseno di bx quadro più i volte seno di bx quadro. Coseno di bx quadro è quindi la parte reale di e elevato a i bx quadro. F' di b sarà quindi la parte reale dell'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro per e elevato a i bx quadro in dx. Uniamo gli esponenti ed osserviamo l'integrale che abbiamo davanti. In generale sappiamo che l'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno un generico valore s per x quadro in dx è un integrale conosciuto ed è uguale a un mezzo per la radice quadrata di pi greco fratto s. Questo risultato ci torna comodo perché possiamo dire che f' di b è uguale a un mezzo per la parte reale della radice quadrata di pi greco fratto 1 meno ib. Portiamo il pi greco all'esterno e riscriviamo questa formula in una forma più comoda. Adesso che abbiamo l'espressione della funzione f' di b, integriamo per trovare f di b. L'integrale di 1 meno ib elevato a meno un mezzo è facilmente risolvibile e quindi otteniamo che f di b è uguale alla radice di pi greca diviso 2 per la parte reale di 2 per 1 meno ib allo mezzo fratto i più c. Semplifichiamo il 2 e portiamo la i a numeratore. Adesso, per trovare c, teniamo presente che f di 0 vale 0, il che significa che c deve essere 0. F di b risulta quindi uguale alla radice quadrata di pi greco per la parte reale di i moltiplicato la radice quadrata di 1 meno ib. L'integrale di partenza era f di 1, quindi non ci rimane che valutare quanto vale la radice quadrata di pi greco moltiplicata per la parte reale di i per la radice di 1 meno i. Scriviamo il numero 1 meno i in notazione polare. La radice di 2 è il modulo del numero complesso 1 meno i e la fase è meno pi greca quarti. Quindi 1 meno i è uguale a radice di 2 per e elevato a meno i pi greca quarti. Fare la radice quadrata vuol dire elevare un mezzo, quindi l'argomento della funzione parte reale risulta essere i volte 2 elevato a un quarto per e elevato a meno i pi greca ottavi. Portiamo le costanti fuori dall'operazione di parte reale, lasciando all'interno solo i termini e elevato a i pi greca mezzi per e elevato a meno i pi greca ottavi, che fa e elevato a i 7 ottavi pi greca. La parte reale di e elevato a i 7 ottavi pi greca è il coseno di 7 ottavi pi greca.
Quindi l'integrale, che è f di 1, è uguale alla radice quadrata di pi greco per la radice di 2, il tutto per il coseno di 7 ottavi pi greca. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 e più infinito di coseno di x fratto 1 più x quadro in dx. Per farlo ci serviremo della funzione f di b, che è uguale all'integrale tra 0 e più infinito del coseno di bx fratto 1 più x quadro in dx. In questo modo l'integrale sarà f di 1. Ci sarà utile calcolare f di 0, che è l'integrale tra 0 e più infinito di 1 su 1 più x quadro in dx. Questo è l'integrale conosciuto all'arco tangente di x valutata tra 0 e più infinito, che fa pi greca mezzi. Deriviamo la funzione f di b. Il simbolo di derivata totale passa all'interno del simbolo di integrale, diventa derivata parziale e risolviamo la derivata parziale, per cui 1 più x quadro è una costante, coseno di bx diventa meno seno di bx per la derivata dell'argomento, cioè x. Lavoriamo adesso su questa integrale, moltiplichiamo sopra e sotto per x, aggiungiamo più 1 e meno 1 e dividiamo la frazione in due frazioni. Questo diventa la somma dei due integrali e se facciamo un cambio di variabile di integrazione sul primo integrale otteniamo un integrale conosciuto, cioè l'integrale di Dirichlet, che equivale meno pi greca mezzi. Notiamo anche che f' valutata per b uguale a 0 viene meno pi greca mezzi perché il secondo integrale per b uguale a 0 è identicamente nullo. Adesso deriviamo nuovamente la funzione f, per cui f secondo di b sarà uguale all'integrale tra 0 e più infinito della derivata parziale rispetto a b di seno di bx fratto x per 1 più x quadro. X e 1 più x quadro sono delle costanti, la derivata di seno di bx mi darà coseno di bx per x. Semplifico la x ed ottengo esattamente la mia funzione f, per cui alla fine f secondo di b è uguale a f di b. Questa è un'equazione differenziale conosciuta. Sappiamo che la sua soluzione generale è c1 per e elevato a meno b più c2 per e elevato a b. Dobbiamo adesso valutare c1 e c2. La derivata di f di b sarà f' di b che è uguale a meno c1 per e elevato a meno b più c2 per e elevato a b e per valutare c1 e c2 sappiamo che f' di 0 è meno pi greca mezzi e che f di 0 è pi greca mezzi. Questo ci permette di scrivere un sistema la cui soluzione è c1 uguale pi greca mezzi e c2 uguale a 0. La funzione f di b sarà quindi uguale a pi greca fratto 2 volte e elevato a b e quindi l'integrale di partenza che volevamo valutare, che vale f di 1, è uguale a pi greca fratto 2 volte e. Vogliamo valutare l'integrale tra 0 e più infinito di seno di x fratto x che moltiplica 1 più x quadro in dx. Per farlo ci serviamo della funzione f di b, che sarà l'integrale tra 0 e più infinito di seno di bx fratto x per 1 più x quadro in dx. In questo caso, per valutare l'integrale di partenza, basterà calcolare f di 1. Notiamo che f di 0 vale 0, perché in questo caso l'integrale è identicamente nullo. Cominciamo col derivare la funzione f di b. Il simbolo di derivata totale passa all'interno dell'integrale e diventa derivata parziale. I termini x e 1 più x quadro sono delle costanti, passano fuori dalla derivata. La derivata del seno di bx diventa coseno di bx per la derivata dell'argomento, cioè per x. Semplifico le due x e quindi ottengo che f' di b è uguale all'integrale tra 0 e più infinito di coseno di bx fratto 1 più x quadro in dx. Ma questo è l'integrale che abbiamo risolto poco fa al punto 9 di questo video, per cui f' di b è uguale a pi greco fratto 2 volte e elevato a b. Adesso che abbiamo f' di b, integriamo e otteniamo f di b, cioè meno pi greco fratto 2 elevato a b più c. Per valutare c sappiamo che f di 0 vale 0 e quindi meno pi greca mezzi più c è uguale a 0 e quindi c uguale pi greca mezzi. La funzione f di b è quindi uguale a meno pi greco fratto 2 elevato a b
più π a mezzi. F di 1, il nostro integrale, vale meno π fratto 2e più π a mezzi.